Ormai siamo nel nuovo anno e quindi è arrivato il momento dei buoni propositi. E ovviamente migliorare il tuo italiano deve essere assolutamente tra i tuoi buoni propositi. Quindi oggi ti darò alcuni consigli per migliorare il tuo italiano. Ciao a tutti e benvenuti nel primo video del 2022. Buon anno a tutti! Sono molto contento di essere qui, è stato davvero un piacevole capodanno, ma oggi sono di nuovo qui perché voglio darvi alcuni consigli e darvi la carica, stimolarvi per migliorare il vostro italiano. Quindi questo video è molto importante. Mi raccomando, guardatelo fino alla fine e come sempre, se vi piacciono i miei contenuti, non dimenticate di lasciare un bel mi piace e anche ovviamente di iscrivervi al canale, così che non perderete nessun contenuto futuro. Oggi vi darò 5 consigli pratici per migliorare in italiano. In realtà questi consigli si applicano un po' a tutte le lingue, però io cercherò di focalizzarmi sull'italiano, dato che ormai lo insegno da 6 anni e credo di saperne qualcosa. Voglio anche dirvi che ho un piccolo regalo per voi e lo scoprirete a metà di questo video. La prima cosa che io vi consiglio è quella di creare una routine, è molto importante. Quando iniziamo una nuova attività, come per esempio imparare una lingua, andare in palestra, eccetera, insomma tante altre cose, la cosa più importante è la costanza, no? Essere costanti. E l'unico modo per essere costanti nella nostra nuova attività è quello di creare una routine. Infatti ricordate che noi esseri umani siamo davvero degli abitudinari, noi amiamo le abitudini. Per esempio, io non riesco a iniziare la mia giornata se non bevo un caffè. Beh, quella è un'abitudine e se io non bevo un caffè davvero sono molto nervoso la mattina, ho proprio bisogno di soddisfare la mia abitudine. Beh, e lo studio della lingua deve essere la stessa cosa, deve essere una vera e propria abitudine. Ora ti darò alcuni consigli per creare una routine perfetta. Ovviamente cambierà un po' in base al tuo metodo di studio, in base al tuo livello, ma io cerco di darti una routine generale che io consiglio ai miei studenti. Io anche sto studiando una nuova lingua, il portoghese, e ho anche studiato un'altra lingua in passato, l'inglese. Quindi ti dico i miei consigli, quello che io facevo e faccio adesso personalmente. Prima di tutto, per creare una routine è importante studiare ogni singolo giorno della settimana con eventualmente un giorno di riposo. Io personalmente studio il lunedì, il mercoledì e il venerdì per 30 minuti e il martedì e il giovedì per un'ora. Il sabato è molto variabile perché dipende da quello che ho studiato durante la settimana, quindi in generale faccio una ripetizione della settimana. La domenica di solito non studio praticamente, ma quello che faccio è magari ascoltare un podcast o vedere qualche video su YouTube, quindi qualcosa di un po' più semplice e rilassato. Poi è molto importante organizzare bene lo studio. Infatti di solito io quello che faccio è che uso la domenica, il mio giorno libero, per programmare quello che farò durante la settimana. Questo non lo faccio per le lingue, lo faccio anche per il mio lavoro. La domenica programmo la mia settimana successiva. Però per una lingua è molto importante perché io così il lunedì so già quello che devo studiare, so già il materiale che dovrò usare, so tutto. Quindi io il lunedì so che devo fare questo, il martedì quest'altro, il mercoledì quest'altro ancora e sono molto sicuro di quello che sto facendo. Così non ho scuse, devo per forza studiare perché è già tutto pronto, so quello che devo fare. E un'altra cosa molto importante per la routine perfetta è quello di essere disciplinati. La disciplina è importante. Non dovete mai mollare, non saltate un giorno. Certo, a volte può capitare, anch'io salto dei giorni se non sto bene, se sono particolarmente impegnato. Provate anche a darvi dei premi. Io per esempio quello che faccio di solito è che quando finisco di studiare mi do un piccolo premio. Cose molto semplici, come per esempio mangiare qualcosa al cioccolato o ordinarmi una pizza. Non so se questa è una cosa sana, però lo faccio perché
Mi sento un cane in questo momento. Come hai visto i cani che dai da mangiare dopo che fanno quello che dici tu? Evidentemente noi umani funzioniamo come cani, non lo so. Rispettate la vostra routine, è importante. E adesso il secondo consiglio che voglio darvi è la motivazione. Dovete rimanere motivati, perché senza motivazione non andrete da nessuna parte. Ricordate, studiare una lingua è frustrante. Per me, lo studio di una lingua è una delle cose più frustranti che un essere umano possa fare. Perché sì, perché tu, quando stai imparando una nuova lingua, vuoi parlarla e non puoi parlare. Immagina che un giorno ti svegli... Frustrante, no? Beh, quando stiamo imparando una lingua è la stessa cosa. Abbiamo 1000 cose in testa che vogliamo dire, ma non possiamo farlo perché non sappiamo farlo. E allora come possiamo essere motivati e continuare a studiare anche se siamo super frustrati? Beh, è facile. Dobbiamo pensare al futuro. Perché stai imparando l'italiano? Perché hai deciso di imparare questa lingua? Vuoi riconnetterti con la tua famiglia in Italia? Vuoi parlare con i tuoi nonni o i tuoi parenti che non parlano inglese o la tua lingua madre? Vuoi venire in vacanza in Italia e vuoi parlare con gli italiani? Vuoi trovare lavoro in Italia? Perché stai imparando l'italiano? Allora, prendi un quaderno, un foglio, tutto quello che vuoi. Prendi una pagina e scrivi: io studio l'italiano perché? 1, 2, 3, 4. Perché studi l'italiano? Scrivilo, perché scrivere le tue motivazioni ti aiuterà a essere motivato. Quindi se un giorno ti svegli e dici no, è troppo difficile studiare l'italiano, beh, ok, prendi qui e dici: io studio l'italiano perché? È scritto qui ci sono le tue motivazioni e facilmente riuscirai a trovare la motivazione. Questo per me funziona, te lo consiglio, 100%. Ora passiamo al terzo consiglio per migliorare in italiano: parlare. Non smetterò mai di dirlo, la cosa più importante è parlare, parlare, parlare. Certo, la grammatica è super importante, io spiego sempre la grammatica sul mio canale, però non è abbastanza. Tu puoi conoscere tutte le regole grammaticali del mondo, ma se poi non parli e non le metti in pratica, non riuscirai a comunicare con nessuno. Quindi parlare è fondamentale. E come puoi farlo? Beh, non hai scuse. Ci sono 1000 modi diversi. Il primo consiglio è quello di trovare un language partner. Ci sono tantissimi siti che te lo permettono, come HelloTalk oppure Tandem. Tu così potrai trovare una persona che sta imparando la tua lingua madre, così che potete allenarvi nelle rispettive lingue. Tu aiuti lui o lei con la tua lingua madre e invece lui o lei aiutano te con l'italiano. È un ottimo modo per praticare quello che hai imparato. Poi se avete degli amici italiani o dei parenti italiani, meglio ancora, parlate con loro. Però sicuramente un altro modo per migliorare più in fretta è quello di rivolgersi a un professionista. Per esempio, potete trovare online un insegnante di italiano e io vi consiglio la piattaforma italki. Pensate che io ho insegnato su italki per 6 anni ed è stata un'esperienza incredibile. Italki è la piattaforma leader per l'apprendimento delle lingue straniere. Ci sono centinaia di insegnanti di italiano e anche di tante altre lingue e puoi prenotare con loro lezioni 1 a 1. I prezzi per gli insegnanti sono davvero molto variabili, quindi non hai scuse, ci sono davvero insegnanti per tutte le tasche. E adesso ho anche un piccolo regalo per voi. Infatti, se vi iscrivete su italki usando il link che trovate qui sotto in descrizione, riceverete $10 dopo aver fatto la vostra prima lezione. E quindi potete usare quei $10 per acquistare un'altra lezione. Io vi consiglio davvero tantissimo questa piattaforma, ci sono davvero tantissimi insegnanti e sono sicuro che tutti vi potranno aiutare a imparare ma anche migliorare il vostro italiano. Ovviamente anche io personalmente offro delle lezioni private sul mio sito www.teacherstefano.com, ma adesso sono particolarmente impegnato.
Però se siete interessati a fare una lezione con me, provate a mandarmi un messaggio sul sito e vedrò se ho un po' di disponibilità. Il quarto consiglio che voglio darvi è quello di essere esposti costantemente alla lingua. L'esposizione continua è fondamentale. Ovviamente la migliore esposizione sarebbe quella di vivere in Italia, ma non è sempre possibile. E allora quello che io vi consiglio è di ascoltare podcast. Davvero, ci sono tantissimi podcast in italiano per italiani o anche in italiano per stranieri. Per esempio, io ho lanciato da pochissimo il mio nuovo podcast, The Teacher Stefano Show, che trovate su Spotify, Apple Podcast e tutte le altre piattaforme. Ci sono tanti formati diversi, ci sono anche le puntate vecchie che potete ascoltare, insomma, ci sono tante cose. E comunque, come il mio podcast, ce ne sono tanti altri per imparare l'italiano. E il mio consiglio è quello di ascoltare costantemente i podcast o anche la radio, anche se la radio è un po' più difficile. Per esempio, mentre fate colazione, mentre pulite, mentre guidate, ascoltate l'italiano, perché così più voi vi esponete, più il vostro orecchio si abituerà alla lingua e sarà più facile per voi capire quello che diciamo. E l'ultimo consiglio è il mio preferito: prenota un viaggio in Italia. Dai, diciamoci la verità, qual è il miglior modo per praticare il tuo italiano? Venire in Italia e parlare con gli italiani. Quindi cosa aspetti? Prenota adesso il tuo viaggio in Italia e così sarai estremamente motivato. Infatti, se tu sai che dovrai venire in Italia, per esempio a luglio, da adesso a luglio studierai tantissimo perché hai un po' d'ansia, no? E certo, perché vuoi parlare bene l'italiano prima di arrivare in Italia. Questo secondo me è un ottimo modo per essere motivati. Lo so, adesso è un periodo un po' difficile, però forse d'estate sarà più facile viaggiare. Quindi un'estate, una vacanza estiva in Italia? Che ne dici, dai? Allora, spero che questi consigli ti siano piaciuti. In descrizione trovi il link per iscriverti a italki e ottenere $10 dopo aver fatto la tua prima lezione. Come sempre, se hai delle domande o vuoi aggiungere qualcosa a questo video, lascia tutto qui sotto nei commenti. E anche non dimenticare di lasciare un bel mi piace se vuoi supportare il mio lavoro e anche iscriverti al canale per non perdere tutti i contenuti futuri. E noi ci vediamo come sempre anche su Instagram Teacher Stefano, dove pubblico sempre tanti nuovi contenuti che amerai. E allora noi ci vediamo nel prossimo video. Ancora buon anno a tutti e forza! Mi raccomando, studiate l'italiano. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!